I mariti come tutti i mariti diciamo che veramente Io non credo che tradire sia dovuto solo alla ricerca di qualcosa di nuovo o a una certa insoddisfazione all'interno della coppia o una colpa condivisa. Non lo so. Nel mio caso non si è trattato di alcun tipo di malessere. Forse siamo circondati da tanti stimoli, più sessuali che sentimentali, e alle volte ci si allontana dall'altro anche solo per gioco, senza contemplarne le conseguenze. Poi ci si perde. Io non so neanche quando si possa parlare di tradimento. Forse quando il coinvolgimento sessuale diventa affettivo o quando la relazione si rafforza. Veramente non lo so. A volte penso che il tradimento avvenga solo quando si è sicuri dei sentimenti del proprio compagno. Non avviene quando si sta conquistando o stabilizzando un rapporto, ma quando la relazione diventa stabile. Forse in questa comodità pensiamo che tutto sia possibile e lecito. A intermittenza siamo infedeli, quasi fosse una questione di sopravvivenza, anche della coppia stessa. Dovremmo far finta che queste cose non esistano. Non dirselo, vivere una vita sessuale, sentimentale, strangolata, oppure scegliere di rimanere da soli. Perdonare. Ecco, forse il perdono può essere il giusto compromesso. Per donare e per donarsi. E con il tempo ricostruire la fiducia, riconquistare la persona. Non succederà più. Ieri sera non sei rientrato con me. E di nuovo le angosce sono già lì. Come, come una pozione avvelenata, mista di gelosia, abbandono e inquietudine. Improvvisamente tutto diventa poco amichevole. I mobili, la mia casa, le persone, la notte. Mi soffoca la paura di un crollo inevitabile, simile ai crolli subiti in passato, e forse per questo ancora più temuto. E allo stesso tempo, io penso che è solo nel tradimento rivelato che io ti conosco. Apprendo qualcosa di te che prima mi sfuggiva, o immaginavo, o rincorrevo. Il tuo allontanamento mi permette di ricostruire i pezzi di te che prima mi mancavano. Mi appaiono più chiari. Ti percepisco per quello che sei, quando immagino quello che compi con l'altro, così come lo compivi con me un tempo. Percorri gli stessi sentieri, ma inseguendo altri occhi. Ripeti i gesti e ti racconti e mi racconti che sono nuovi gesti. Riproponi un'urgenza e una cura che io riconosco perché le ho ricevute da te prima.
prima che tu mi smarrissi. E questa verità io la vedo da lontano, offuscata, mentre annaspo in una pozza d'acqua. E credo, anzi ne sono sicuro, che sia una verità, ma provvisoria. Talvolta il terrore dell'assenza mi angoscia. Provo una mancanza brutale che mi precipita in una terra desolata, senza confini, senza luce. Uno spazio vuoto e nero che io penso possa essere la morte. In questa terra desolata io non ho le parole giuste per raccontare i miei pensieri. Sono afasico come mio padre. Sono lucido, ma è quella precisa parola che mi manca, la so, ma non esce. Anzi, quando una parola delle tante esce, quella sbagliata che porta al fraintendimento da parte tua e raddoppia la sconfitta. Io vorrei poter avere le parole giuste per entrare nel tuo mondo e guardare le tue ferite. Ascoltare le parole che non dici e comprenderne il suono dell'anima. Io vorrei poterti dire senza affanno che conosco i tuoi gesti dell'amore e che se li sento estranei è perché li mascheri da tuoi gesti dell'amore. Quando ti allontani da te e me. E corro nella notte, scavalco gli incubi, inseguo il mio spavento e non riesco ad afferrare il silenzio per quello che è, l'amore per quello che è, il tempo per quello che è. E la morte per quella che è. Se vuoi Passai più o meno una settimana